Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Quando il narcisista non si curerà di te e infierirà con cattiveria su di te. Un narcisista in generale non si dà cura delle cose e a me sembra un mistero, non tanto quando un narcisista si cura delle cose, ma semmai è in fondo quando si dà cura di alcune cose, perché il fatto di non farsi scrupolo si capisce bene alla luce della sua particolare patologia che non prevede un grado di empatia e di sentimenti. Per questo devo dire che a volte mi sembra in fondo quasi un miracolo quando si può osservare una qualche forma di cura da parte di un narcisista. Un narcisista può non avere cura in amore, nell'amore romantico intendo, tuttavia possiamo osservare come un narcisista sembra manifestare una qualche forma di cura. In certi casi, per esempio, possa avere cura di un animale. Certo, è sempre da vedere quanto e come, ma generalmente di un animale un narcisista è in grado di provare, se non altro, una sorta di vincolo affettivo e a modo suo di prendersi cura. Dico a modo suo perché a volte o c'è un attaccamento persino ossessivo e maniacale, ma non necessariamente tale che preveda una cura attenta dei reali bisogni dell'animale. Ma tornando alla questione di quando il narcisista non si prende cura di te. Chimera in un commento mi chiedeva come se la possano cavare narcisisti bruttini o diciamo anche pure per niente belli con le donne. Anche qui indirettamente subentra il discorso della cura, volendo in senso lato o per essere più precisi dovremmo parlare di noncuranza. Un narcisista, per esempio, non si dà assolutamente cura di come appare, ma è convinto di apparire come intende apparire, che detto altrimenti significa che un narcisista si vede sempre come il più affascinante degli uomini o delle donne nel caso di una donna narcisista, anche se bello non è. E se mai riesca ad avere un briciolo di obiettività nell'autovalutazione, penserà di essere comunque il più affascinante o la più affascinante, nonostante non lo sia per niente. E poi vediamo anche come questo paghi il ritenersi affascinanti e ci faccia effettivamente percepire come tali. E come le persone che si ritengono affascinanti acquisiscano fascino. Quando ero più giovane, nell'età in cui le ragazzine, come i ragazzini, prestano molta più attenzione alla questione esteriore, non so se è capitato anche a te, mi sono sempre chiesta come mai gli attori considerati belli, veramente così belli, magari non fossero sempre in alcuni casi, ma tante volte non li vedevo così straordinariamente belli. Eppure erano tutti percepiti come super belli. E in effetti recitavano alquanto di frequente il ruolo di uomini di fascino e molto probabilmente si percepivano anche o si percepiscono come belli. Fatto sta che questa autopercezione influisce aumentando di molti punti l'aspetto esteriore percepito dagli altri e magari anche io stessa finivo per percepire questi attori non poi così belli come un po' più belli. E questa autopercezione accrescitiva va certamente anche a tuo vantaggio. Quindi questo metterlo in pratica è assolutamente di aiuto, quindi percepirsi comunque belli, affascinanti. Nel caso di un narcisista però questa autovalutazione eccessivamente ottimistica, per non dire irrealistica a volte, risponde in un certo qual modo anche a un non darsi cura dei valori o dei canoni estetici altrui o comunque comunemente ritenuti tali. In sostituzione della cura, molte volte da parte di un narcisista ci sarà la noncuranza o l'ossessione, vedi anche la maniacalità, oppure il disfattismo e la negligenza e l'incuria in senso stretto. Nel caso, ad esempio, dell'ossessione della maniacalità, quella che dovrebbe essere la cura per l'altro, finisce per diventare l'ossessione della perfezione, ad esempio. E per ritornare all'esempio dell'animale, l'animale dovrà apparire bellissimo, curatissimo. Molte volte un narcisista porterà, ad esempio, il proprio cane ad una esposizione canina per la medaglia al cane più bello. Ma questo non va sempre a vantaggio della cura stessa dell'animale e si applichi chiaramente questo esempio anche nel caso di una persona. Quando subentra la mancanza di cura e poi il disfattismo
da parte di un narcisista? Di solito c'è una gradualità. Prima si tratta di disinteresse, poi diventerà disattenzione, poi sciatteria nei tuoi confronti, trascuratezza, quindi incuria, fino alla vera e propria mancanza di scrupolo che si tradurrà anche in una volontà più attiva di colpirti e di ferirti. Questo è un crescendo. Il narcisista ad un certo punto comincia a sentirsi come usurpato persino delle sue stesse emozioni, usurpato da te e poi anche dei suoi spazi, se c'è per esempio tra voi una convivenza, dei suoi spazi vitali. Del resto le sue emozioni non hanno una base profonda, sono superficiali, quindi non saranno avvertite dal narcisista come qualcosa di suo, qualcosa che gli appartenga, qualcosa di radicato nel suo intimo. E per questo proverà persino rabbia per ciò che avverte come una sorta di estorsione. Fai attenzione ai primi segnali di svilimento e di mancanza di rispetto nei tuoi confronti. Non devi prendere sotto gamba certe manifestazioni, certi comportamenti. Una persona che prova amore per l'altro prova prima di tutto un senso di rispetto e di cura per l'altro. Quando il narcisista inizia con osservazioni apparentemente subdole, sta testando quanto può spingersi oltre con te. E a volte questi test vanno avanti fino a gradi di violenza psicologica che in certi casi possono sfociare in violenza fisica e non hanno fine se tu vai oltre le prime fasi di un'accettazione speranzosa quanto magari minimizzante. Non minimizzare, non lasciare correre. Chi ti ama ha prima di tutto rispetto e senso di cura per te. Felice di leggerti, di sapere come stai, se hai vissuto situazioni difficili, se ne sei uscita o uscito, spero di sì, e di rispondere alle tue domande. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.